Come esempio dimostrativo ho dipinto la copertura del nuovo fonte battesimale della chiesa parrocchiale di Castelguidone, realizzandolo ad encausto sul legno, una tecnica pittorica tra le più durevoli di ogni tempo. Stando a quanto è scritto nei dizionari e nelle enciclopedie, si ritiene che la tecnica pittorica ad encausto sia stata inventata dagli antichi e consista nel mescolare i colori nella cera d'api fusa, secondo l'assioma encausto uguale pittura con cera a caldo. Ma come vedrete, i miei recenti studi dimostrano che nella tecnica pittorica originale, per intenderci quella impiegata dagli antichi romani, la cera non ha il valore fondamentale e decisivo che le si attribuisce. L'individuazione della vera natura della tecnica pittorica dell'encausto antico, quello praticato comunemente dai pittori di circa 2000 anni fa, sia sui muri, ad esempio a Pompei, che sul legno nel Fayoum egizio, è un tema dibattuto da secoli, specialmente dopo il fallimento di Leonardo da Vinci nella realizzazione della battaglia d'Anghiari in Palazzo Vecchio. Ed è stato ripreso nel Settecento, subito dopo la scoperta di Ercolano e di Pompei. Nessuno era arrivato finora ad una conclusione dimostrabile, credibile sia nell'aspetto del rifacimento pratico che verificabile tramite l'analisi XRF, fluorescenza ai raggi X, dal confronto nell'analisi qualitativa degli elementi chimici, che devono essere gli stessi presenti nei rifacimenti pratici moderni e nei dipinti originali antichi. Il mio lavoro è stato dimostrato con sequenze di fotografie e pubblicato quando ero titolare della cattedra di restauro dei dipinti su tela e su tavola all'Accademia di Belle Arti di Firenze. In tale veste ho pubblicato la mia scoperta della vera tecnica originale antica dell'encausto sul muro per la prima volta nel 2010, sulla prima edizione del volume I buoni colori di una volta. E in seguito ho confutato nel dettaglio, scrivendo apposta 2 libri, Encausto sul muro ed Encausto sul legno, pubblicati nel 2014 e nel 2021, diodatoeditore.it, la definizione di encausto comunemente ancora vigente oggi, indicando le vere modalità usate in antico, quelle rispondenti alle scarne descrizioni delle fonti bibliografiche classiche, specialmente di Vitruvio e di Plinio il Vecchio, e dimostrandone l'esattezza nei rifacimenti pratici, confrontati direttamente con le pitture originali presenti nei musei egizi di Torino e di Firenze, nonché con gli affreschi pompeiani del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L'argomento interessa specialmente gli iconografi e i pittori di arte sacra, perché, come noto, dai famosi ritratti del Fayoum, dipinti su sottilissime tavolette lignee dal I secolo a.C. fino al III-IV secolo d.C., derivarono stilisticamente e soprattutto tecnicamente le prime sacre icone della cristianità copta e poi orientale. Inoltre, nei libri sopra citati, potrete constatare che alcuni dei materiali artistici usati dagli antichi sono stati tramandati per tradizione nei monasteri, arrivando agli iconografi che li utilizzano ancora oggi. Ad esempio, le tavolette di legno preparate con intonaco bianco, lisciato e lucidato erano usate dagli egizi già nel 1500 a.C. In seguito furono citate nel suo discorso dal profeta Isaia, circa nell'anno 800 a.C., confronta il versetto 8 al capitolo 30, perché durante il suo periodo storico erano usate come supporto per la scrittura che doveva durare nel tempo e che era destinata anche agli usi legali. Vedi ad esempio il Titulus Crucis, la famosa iscrizione di Ponzio Pilato. Il profeta Isaia dichiara pure espressamente che quella sulle tavolette era una scrittura incisa, graffita, e quindi doveva esserci un sottile strato di intonaco.
oggi sappiamo che era realizzata graffiando l'intonaco bianco con uno stilo metallico, chiamato dagli antichi romani cestro, che da un lato aveva la forma di una piccola lancia appuntita e affilata e dall'altro di piccola spatola o altre volte di brunitoio stondato. Si otteneva così, per contrasto, una scrittura facilmente leggibile che aveva il pregio di non poter essere cancellata. L'intonaco sottile e bianco, seccando, diventava duro e molto resistente perché, dalle analisi effettuate nel 2016 su reperti originali antichi nel Museo Egizio di Torino, sappiamo che era fatto con calce spenta e caseinato di calcio, mescolate insieme. Era steso a spatola, sia sul recto che sul verso della tavoletta, per prevenire l'imbarcamento e l'attacco dei tarli. Avendo trovata una tavoletta in bianco, originale, antichissima e ancora pronta all'uso nel Museo Egizio di Torino, ho mostrato nei rifacimenti come gli egizi rifinivano queste tavolette sfregandole e lucidandole a specchio per mezzo di zanne animali, per poi infine applicarvi non della cera d'api normale, bensì un sottile strato di cera punica. Questa finitura faceva sembrare la tavoletta preparata e pronta per la scrittura come fosse fatta tutta di cera. Infatti Plinio il Vecchio ci dice, nella Naturalis Historia, che ai suoi tempi l'encausto pregiato si faceva cera et inebore cestro, id est vericulo. Plinio, della Naturalis Historia, al libro 21 c'è la descrizione della cera punica e tutti sono partiti da là, mentre invece il punto fondamentale sta dopo. Anche Leonardo da Vinci partì dalla cera punica e pensò che questa fosse il medium, cioè il legante dei colori. Invece, si è visto, io ho trovato questa risposta pratica utilizzando la calce come legante. La calce che veniva usata insieme alla polvere di marmo per fare una malta mescolata bene, spalmata, che poi veniva lucidata a specchio, meccanicamente. La cera punica, non è essenziale in questo procedimento, ma è una sorta di chiusura, una sorta di vernice finale che veniva data solo sulla rosso pompeiano, cioè sulla cinabrite, perché accadde, e ce lo dice proprio Plinio il Vecchio, che sull'Aventino un tale riccone che si chiamava Faberio, avendo speso un sacco di sesterzi di soldi per farsi dipingere di rosso le colonne della sua nuova villa, rimase male perché vide che dopo pochi mesi queste colonne rosse diventavano nere. E Plinio ci dice: il rimedio consiste nell'usare cera punica liquefatta con l'aggiunta di poco olio. E questo modo isola il rosso di cinabrite e lo preserva dall'iscurimento. Da lì poi gli studiosi del Settecento sono partiti tutti pensando che fosse la cera il medium, cioè il legante. Invece il legante non è quello, ma è la calce che da idrossido di calcio si trasforma asciugando e reagendo con l'anidride carbonica. Da idrossido di calcio, da calce spenta, diventa carbonato di calcio, quindi diventa durissima come la pietra. E questa è la superficie della murale di Pompei e di Ercolano degli antichi dipinti, che sono rimasti fino ad oggi inalterati. Mentre soprattutto Vitruvio, nel libro settimo del De Architectura, ci descrive meglio la tecnica dell'encausto sul muro, quella che permette di ottenere l'intonaco parietale lucido e specchiante.
Dopo aver esaminato attentamente e revisionato le pubblicazioni in commercio e tradotto ex novo il testo di Plinio e le fonti bibliografiche classiche nei punti cruciali, anche in modo diverso da quanto proposto dai traduttori in passato, ho sostenuto che, esaminando il termine encausto dal punto di vista etimologico, esso non abbia alcuna connessione diretta con la cera, come tutti credono. Infatti encausto, dal greco enkauston, encaio, è tradotto comunemente con metto a fuoco, brucio, cuocio, riscaldo, giacché ovviamente qualsiasi cosa può essere scaldata. Ma ho trovato sul vocabolario di greco un'altra accezione che ritengo essere, nella traduzione, quella giusta, ad hoc, bollo, o meglio, sfrego. Infatti i doratori, per lucidare la foglia d'oro dopo averla applicata sul supporto preparato, la sfregano delicatamente e velocemente con un brunitoio, osso o pietra d'agata, mettendo in atto l'operazione detta di brunitura. Ora, questo procedimento artistico di rapido sfregamento, siccome tutto ciò che viene sfregato in teoria produce calore, sarà stato associato dagli antichi al concetto generale di riscaldamento e quindi sarà stato nominato encausto. Ad encausto è, quindi, intendendola correttamente, la tecnica artistica che comporti, dopo un'accurata preparazione del sottofondo, lo sfregamento di esso, anche sopra la superficie già dipinta, tramite l'azione di un brunitoio, per farla diventare lucida e, come specifica Vitruvio, addirittura specchiante. I colori rinviano a chi guarda una distinta immagine speculare. Come afferma Vitruvio, la tecnica ad encausto era praticata sui muri, ad esempio di Ercolano e di Pompei, con una serie di strati di intonaco, gli ultimi a base di calce spenta e polvere di marmo, disposti e lucidati preventivamente col brunitoio di legno duro, bosso, sullo strato più esterno, prima di ricevere i colori stemperati solo nell'acqua, cioè ad affresco. Invece sul supporto ligneo dei ritratti provenienti dalla necropoli egizia del Fayum, l'aggiunta agli ingredienti già citati in precedenza di una parte di colla di origine animale determinava un risultato ugualmente brillante dopo la lucidatura per sfregamento, ma l'aspetto superficiale è leggermente ondulato da piccoli rilievi causati dalle tracce lasciate dalla spatolina del cestro. Tale tecnica pittorica venne inconsapevolmente descritta da San Cirillo d'Alessandria nelle sue omelie pasquali. Parlava di Cristo che, per parallelismo con l'opera del pittore, si forma man mano nel cuore dei credenti, in un periodo storico coincidente con quello in cui operavano i ritrattisti nel Fayum. E tale tecnica fu applicata regolarmente sulle prime icone cristiane, dove era prevista, sulle carnagioni una base di colore scuro cui venivano in successione applicati col cestro altri 3 strati sempre più chiari, nella progressione verso l'esterno. L'esempio tipico superstite di tale procedimento è l'icona della Madonna di Vladimir o della Tenerezza, secolo XII, che presenta una vistosa mano scura dovuta alla perdita degli strati originali, più chiari, applicati in superficie. L'iconoclastia e il successivo affermarsi del pratico gesso invece della problematica calce spenta, la stessa usata in edilizia, che tende a seccarsi, nella consuetudine degli iconografi ha determinato l'abbandono e la perdita della conoscenza di questa splendida tecnica originale antica. Dopo il 1709, i pittori più importanti di Napoli furono incaricati dal re di indagare sulla meravigliosa, antichissima, splendida pittura murale affiorante durante i ritrovamenti archeologici dalle ceneri vulcaniche, ai fini della individuazione e di un auspicabile rifacimento pratico della stessa, esatta, tecnica pittorica antica.
Questi studiosi, insieme ad altri eruditi europei che nei decenni successivi si unirono, senza successo, nella stessa infruttuosa ricerca, partirono, come fece già Leonardo da Vinci, dalla cera punica, descritta sul libro 21 della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, ma probabilmente fallirono per non aver letto e o interpretato correttamente la traduzione del libro 35 della stessa opera, dove sono espressamente elencati e distinti i pigmenti degli antichi, che si possono lucidare, coloribus quei nuruntur, e quelli che non vanno bene in affresco, alieno parietibus genere. Sulle tracce di Plinio il Vecchio, stando ad una errata traduzione dei punti cruciali di esse, gli studiosi del Settecento ritennero di dover impiegare la cera d'api, punica o no, come legante e non come isolante per i pigmenti, arrivando così alla scoperta di una nuova tecnica, creduta in buona fede o spacciata per antica. Furono loro ad inventare la tecnica moderna che oggi, anche su internet, tutti chiamano encausto. Gli esiti disastrosi riguardo alla durata nel tempo di tale tecnica effimera, fatta di cera colorata appiccicata in superficie sul supporto sia murale che ligneo, giacché non implica la reazione della carbonatazione, dimostrano che essa non può essere quella dura, solidissima e splendente realizzata dagli antichi. La stessa tecnica dell'encausto murale che però è stata traslata sul supporto di legno. E avendo avuto questa commissione da un parroco nell'Alto Vastese di realizzare il coperchio per il fonte battesimale, ho pensato di utilizzare la tecnica dell'encausto perché è la più resistente, anche idrorepellente, e ce lo dice sempre Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia, che la tecnica dell'encausto era usata anche per dipingere e decorare le navi da guerra. Dobbiamo ricordare che Plinio il Vecchio, che muore nel 79 d.C. in seguito alla eruzione del Vesuvio, era un ammiraglio, di lavoro faceva l'ammiraglio, ma poi, siccome aveva tempo libero, pensò di scrivere e raccogliere nella storia naturale tutte le tecniche e tutte le consuetudini del suo tempo, ed è stato il primo enciclopedico. Appunto, lui dice che 2 furono all'inizio le tecniche di dipingere ad incausto: sulla cera e sull'avorio, utilizzando il cestro. Il cestro non era altro che un piccolo, lui dice id est vericulo, ma era un ferruccio che poteva essere, anziché di ferro, poteva essere di rame, d'argento o d'oro. Era praticamente la penna che usavano gli scolari per scrivere sulle tavolette di cera. E come oggi noi regaliamo le penne ai bambini alla prima comunione, una volta potevano essere anche d'oro. La tavoletta impiegata per scrivere un tempo era di cera che veniva passata sopra questo legnetto che aveva una piccola depressione, ecco, meno di 1 millimetro, veniva passata con una spatola calda, la cera, e poi veniva inciso con la punta e si poteva scrivere in questo modo. Quindi poi, quando non serviva più la pagina, sempre con la spatola a caldo veniva scaldata sulla lucerna della candela e resa calda si poteva annullare e radere, fare tabula rasa. Questa tecnica venne utilizzata anche per preparare le tavole che servivano
per le iscrizioni ufficiali. Ad esempio, pensiamo al cosiddetto cartiglio che veniva messo secondo lo Ius Romanus in cima al suppliziato, al crocifisso. Non era, come si pensa, fatto con pergamena, ma era una tavola di legno preparata con una base di calce e polvere di marmo, e sopra ci poteva stare la cera punica. Molto semplice da fare per chi ha dimestichezza con gli attrezzi, per chi è capace di maneggiare una spatolina della calce spenta e della polvere di marmo, insieme a del formaggio fresco. Invece del formaggio fresco si utilizzava la crosta del formaggio, che ha comunque, una volta rigonfiata e sciolta, la stessa capacità legante. Tutto qua. Io ho rifatto questa preparazione identica più o meno a quella antica su questa base che vuole imitare il marmo, e ho qui dei pezzi di marmo cercando di rifare lo stesso colore. Ecco, e quindi a questo punto io andrò a imitare il marmo, che è quella parte che troviamo nella parte inferiore del fonte battesimale, in modo da poterlo poi in seguito lucidare a specchio dopo aver finito il dipinto. Adesso io andrò a realizzare le due figure di Giovanni Battista ed il Cristo, che appunto raffigurano il battesimo di Cristo.